Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi mostro qual è il trucco per passare da una lavorazione come questa a una lavorazione come questa, cioè come evitare che si creino questi fori quando lavoriamo i giri di diminuzioni. Fatemi sapere se vi piace questa serie di video che vi sto facendo, questo nuovo corso su come perfezionare i nostri amigurumi, e se ci sono altri trucchetti che vi piacerebbe vedere o problematiche che incontrate quando lavorate i vostri amigurumi. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Vediamo quindi come lavorare per non creare questi brutti forellini tra i punti. Questa cosa succede quando cominciamo a lavorare i giri di diminuzioni, e più diminuzioni lavoriamo, più tende a succedere questa cosa. E ancora di più succede quando riempiamo con l'ovatta e poi lavoriamo. In questo giro, per esempio, dobbiamo lavorare un punto, una diminuzione. Lavoriamo un punto e la diminuzione. Quando lavoriamo la diminuzione e prendiamo insieme le mezze catenelle esterne dei prossimi due punti, ma sarebbe la stessa cosa anche se lavorassimo entrando in tutto il punto, quando quindi chiudiamo insieme due punti, con l'uncinetto ci dobbiamo allontanare da dove siamo e arrivare fino in fondo qui. E questo, se non stiamo attenti, fa che l'asola sull'uncinetto si ingrandisca. Quest'asola si ingrandisca perché deve arrivare fino in fondo qui. Portiamo fuori il filo, chiudiamo il punto. L'asola che è sull'uncinetto diventa la catenella del punto, e nella diminuzione, dovendomi spostare fino in fondo qua, può succedere, se non sto attenta, che questa catenella diventi grande, e questo poi crea il buco. Questo, quando nel prossimo giro lavoro dentro questo punto e tiro, qua si crea appunto un buco. E la stessa cosa succede quando lavoriamo il prossimo punto, perché facendo la diminuzione il lavoro tende a restringersi e quindi ci allontaniamo dal successivo punto, e quando entriamo in questo punto l'asola sull'uncinetto tende ad ingrandirsi. Noi lavoriamo il punto e si crea il buco. Quindi come fare perché non succeda questo? Per prima cosa dobbiamo controllare sempre l'asola sull'uncinetto. Un po' alla volta impareremo a tenere l'uncinetto orizzontale, entriamo nei punti, portiamo fuori il filo e così quest'asola rimane piccola. Questa è normale, come lavoriamo normalmente. La seconda asola è il corpo del punto, la V del punto basso, mentre la prima è quella che diventa appunto la catenella del punto, e deve rimanere questa della misura giusta. Quindi anche adesso che andiamo a lavorare il punto basso come prima, se mantengo l'uncinetto orizzontale e questo filo teso, quest'asola rimane della grandezza giusta e il punto viene bene e non si creano forellini in mezzo. Questo un po' alla volta. Quello che ci può aiutare, anche per esempio se dobbiamo fare tante diminuzioni di fila oppure una diminuzione doppia, è entriamo nei punti in cui dobbiamo entrare, lasciamo anche che l'asola qui si ingrandisca, portiamo fuori il filo e adesso la riportiamo a misura tenendo teso questo filo. Rimpicciolisco questa, ma soprattutto questa torna della misura che deve avere, questa non troppo stretta altrimenti il punto diventa piccolo e non ho fori. Uguale facciamo per il punto successivo, lasciamo che si ingrandisca l'asola, portiamo fuori il filo e poi tiriamo in modo da avvicinare il lavoro al punto e far tornare
le asole della misura che devono avere. In questo modo è il lavoro che si avvicina ai punti e non i punti che si allungano per arrivare al lavoro. E andiamo avanti così. Questo anche quando dobbiamo lavorare tutte diminuzioni, perché più diminuzioni dobbiamo lavorare e più questa cosa tende a succedere. Se per esempio devo lavorare 2-3 diminuzioni di fida, devo fare sempre questo. Tiro il filo in modo da avvicinare il lavoro al punto e far tornare le asole della misura che devono avere. Poi è chiaro che più tiriamo il lavoro e più allunghiamo i punti. Adesso qui io sto esagerando con le diminuzioni e un po' si formano, però non è questo il risultato. Dobbiamo ottenere un risultato appunto giusto per il lavoro che stiamo facendo, e questo è il metodo che io uso, che io ho trovato per non fare forellini. Quindi l'asola sull'uncinetto è bella stretta, la seconda, che è il corpo del punto, è normale, in modo che il punto abbia la sua grandezza normale. E anche per oggi abbiamo terminato. Fatemi sapere se ci sono altri trucchetti che vi piacerebbe conoscere o quali sono le problematiche che incontrate quando fate i vostri amigurumi. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!